Ogni volta è sempre la stessa storia, ci risiamo. La Ferrari ruba tutta la scena al Salone dell'Auto di Ginevra perché tutti gli obiettivi e tutti i riflettori sono per lei. Questa è la novità che la casa di Maranello ha riservato per noi quest'anno e devo dire che il cuore rosso mi batte fortissimo anche questa volta perché è veramente un capolavoro. Siamo di fronte alla Ferrari 812 Superfast, che è l'erede della F12 berlinetta, una delle ultime Ferrari che veramente mi ha fatto girare la testa. 12 cilindri anteriore, ma non è un semplice restyling, non possiamo chiamarlo così, è molto di più di un restyling perché vedete il designer Flavio Manzoni ha cambiato tanto di quest'auto a livello di design, l'abbiamo visto al frontale e lo vediamo qui dietro dove arriva un po' il nuovo linguaggio stilistico della Ferrari, l'abbiamo già visto sulla GTC 4 Lusso con i 4 gruppi ottici circolari che riprendono i 4 cannoni qui sotto, terminali di scarico pronti a sputare fuoco e fiamme dai cilindri made in Maranello super estrattore, perché ovviamente tutta l'estetica di questa Ferrari è funzionale, non è solo bellissima da vedere, non parla solo tutto il linguaggio dello stile italiano. Guardate questa maniglia quanto è bella, un semplice dettaglio riesce a fare innamorare a quest'auto, ma non è soltanto bella, vi dicevo, ma è anche funzionale, quindi tutto è stato pensato per ottimizzare l'aerodinamica. Intanto hanno aperto la macchina, quindi io mi godo il momento e provo a salire a bordo per vedere cosa si prova. Beh, anche l'abitacolo è stato rivisto di questa Ferrari, vedete, credo ci sia un display anche davanti a me qui, sì, per avere tutte le informazioni come sulla F12 berlinetta, molto minimalista, fibra di carbonio, pelle con dettagli rossi e cucitura a vista, bellissimo. Quanto darei per poter mettere le mani su questi paddle in fibra di carbonio e tirare dentro le marce una dopo l'altra per far cantare il motore. Intanto andiamo davanti, la macchina sta girando e vediamo quanto è cambiata. Al frontale abbiamo nuovi fari full LED, vi ricordate quella presa d'aria molto particolare della F12? Non c'è più, c'era quel flusso che passava nella fiancata, qui abbiamo una fiancata più filante, più semplice, ma è stato rivisto anche tutto il paraurti qui nella zona inferiore, sempre per renderla ancora più elegante ma anche per renderla ancora più efficiente dal punto di vista aerodinamico. Ma insomma, veniamo al sodo perché siamo in presenza di una Ferrari, di un cavallino rampante, di un cavallino imbizzarrito. Andiamo a vedere cosa si nasconde sotto al cofano, perché vi dicevo è più di un restyling, è quasi un nuovo modello questa 812 Superfast, e infatti il suo iconico 12 cilindri è stato portato a 6,5 litri, rimane aspirato, e questa è una notizia che mi ha dato una gioia immensa, perché avere un motore aspirato Ferrari è sempre qualcosa di unico, ma è stato portato a quota 800 cavalli a 8500 giri. Pensate cosa potrebbe voler dire sentire urlare questo motore a questi regimi, un motore con 123 cavalli litro, pazzesco, 718 Newton per metro di coppia a 7000 giri, una cifra enorme per un motore aspirato, ma attenzione perché poi l'80% di questa coppia enorme lo potete già avere disponibile a 3500 giri. Per avere queste maggiori prestazioni il motore Ferrari è stato dotato di iniezione diretta a 350 bar, ma anche dei cornetti di aspirazione a lunghezza variabile, una tecnologia molto sofisticata, nata in Formula 1 e che ho ritrovato anche sulla hypercar del cavallino, la Ferrari. La trasmissione rimane automatica, a doppia frizione ovviamente, lo sapete, non ci sono più i cambi manuali in casa Ferrari, io aggiungo purtroppo, ma i tecnici di Maranello hanno ottimizzato i rapporti per avere passaggi di marcia ancora più fulminei. In più arriva il sistema passo corto variabile 2.0 con 4 ruote sterzanti, lo avevamo visto anche sulla GTC 4 Lusso, per avere inserimenti in curva ancora più fulminei, ancora più rapidi, ma qui bisognerebbe provarla per dirvi un po' come va. E un'altra rivoluzione in casa Ferrari con questa 812 Superfast è l'arrivo per la prima volta di un servosterzo, scusate, elettrico EPS, Electric Power Steering, e questa è una vera piccola rivoluzione in casa Ferrari. I prezzi al momento non li hanno ancora comunicati, ma sicuramente qui siamo abbondantemente oltre i 200.000 euro, anzi forse più verso i 300. Il nostro bravo Stefano intanto è stato rapito dai freni carboceramici della 812 Superfast. Cosa vi posso raccontare ancora? Beh, mi piacerebbe sapere se a voi piace di più questa rivisitazione profonda della 12 cilindri anteriore del cavallino, se invece preferivate la vecchia F12 berlinetta, perché è cambiata veramente tanto e i pareri si sono divisi, tanto che alcuni
ci hanno rivisto nella fiancata un eco alle supercar americane come la Corvette. Secondo me non è vero, devo dire però che forse stilisticamente la F12 berlinetta era ancora più pulita. Fatemi sapere però la vostra nei commenti qui sotto. Alla prossima auto, anzi alla prossima Ferrari!